Pubblicità ingannevole, asset diciamo poco originali, temi delicati trattati con una superficialità tale da risultare quasi involontariamente comici e persino l'uso dell'intelligenza artificiale senza dichiararlo apertamente. Dobbiamo parlarne. Il survival horror è da sempre il mio titolo preferito, negli anni ne ho giocati tanti, tra capolavori, titoli mediocri e anche giochi relativamente brutti, ma quasi tutti avevano almeno qualcosa da salvare, tra un concept curioso, un'idea interessante, una colonna sonora carina. Quello di cui parliamo oggi però va ben oltre il semplice gioco brutto. Qui siamo davanti a qualcosa di estremamente sospetto. Parliamo di Welcome to Dolltown, un videogioco che prometteva tanto ai suoi sostenitori, ma che poi alla prova dei fatti si è rivelato uno dei casi più eclatanti di presa in giro verso i fan e sviluppatori di videogiochi indipendenti. Mettetevi comodi e buona visione. Il modo in cui ho scoperto il gioco è stato tramite TikTok. Continuavano a uscirmi video molto virali di questa pagina e ricordo che i primi TikTok paragonavano Welcome to Dolltown ad un videogioco simile a Silent Hill. Ecco, Silent Hill è la parola chiave, tenetela a mente per dopo. Da come si vede nei vari TikTok è un videogioco con grafica stile PS1 ambientato in una città piena di nebbia e abitata da manichini bambole inquietanti. La protagonista è una studentessa dall'aspetto molto carino e grazioso che prende a mazzate, stile Mike Tyson, i nemici che la circondano. Man mano che uscivano video mi rendevo conto che ovviamente qualcosa non andava. Nuova demo del mio simil Silent Hill videogioco impostato in un universo stile Junji Ito. Ok, nuova parola chiave, Junji Ito. Ecco alcuni dei personaggi principali del gioco simil Silent Hill Nier Automata che sto creando. Ok, anche Nier Automata. Immagina un videogioco horror stile Dark Souls ma il nemico ti fa le mod. Immagina Granny X Hello Neighbor ma con un gatto. Sul profilo Twitter dello sviluppatore ho trovato questo tweet. Ti piacerà il mio nuovo gioco indie horror se hai giocato a questi giochi. Silent Hill, WWE SmackDown vs Raw 2008, Life is Strange, Resident Evil, Nier Automata. Io sono estremamente confusa. Oltre a paragonare il suo videogioco a 300.000 altri generi di videogiochi, lo sviluppatore punta molto nei suoi TikTok ad evidenziare gli omaggi e gli easter egg ad altri media. Ho aggiunto un'icona per salvare come GTA nel mio nuovo gioco simil Silent Hill. Implementato una ruota di emote nel mio nuovo gioco horror che permette di ballare la Macarena. Implementato una ruota di emote nel mio nuovo gioco horror che permette di ballare la Gangnam Style. Ma che cosa vuole realmente raccontare questo gioco? Che cosa succede? È un gioco serio o è un gioco meme? Non mi restava a quel punto che provare la demo. 9 mesi fa ho provato la demo di Welcome to Dolltown. Non perché fossi davvero incuriosita dal titolo, ma volevo capire se il marketing fosse effettivamente efficace o se il videogioco fosse solo un involucro vuoto. Il video del mio gameplay è ancora disponibile sul mio secondo canale YouTube, quindi andiamo a vedere cosa ne pensava la Kiwi del passato. Ecco, questa immagine sembra fatta con l'intelligenza artificiale, un po' cringe, ma in teoria il gioco non è fatto con l'intelligenza artificiale, quindi vediamo. Oh mio Dio. La bambola non solo blocca la porta, ma blocca pure il gioco, vorresti dire, eh? Questo gioco è proprio perfetto per farvi capire come non si fa un survival horror. Fare degli indie survival horror non è facile. Cioè, tu non puoi pensare di mettermi la It's bread, bel gioco, puoi accarezzare il gatto, c'è un personaggio che si chiama Mio come Fatal Frame, magnifico, è perfetto. Questo piacerà ai survival horror player. Ripeto, questo gioco sembra davvero essere stato creato da qualcuno che conosce survival horror, proprio quelli più famosi, Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, andati virali ovviamente su TikTok, ma li ha appunto solo visti su TikTok e mai effettivamente giocati, perché proprio questo gioco mi ha dato proprio le vibes di una persona che non ha idea di che cosa sia una narrazione fatta bene, di cosa siano le telecamere, di cosa siano gli enigmi, di cosa sia personaggi, cosa sia tutto. La cosa che mi dà più fastidio è che appunto viene utilizzato un tema così pesante nel gioco e poi davvero sembra uno spot di no al bullismo.
Io non sono una a cui piace dire che i giochi fanno schifo, cioè mi sono promessa di dirlo solo quando un gioco non ha effettivamente niente di bello. Quindi questa demo fa schifo. Sono stata piuttosto severa e delusa, ma adesso analizzeremo tutto punto per punto. Sono convinta che nel corso del video anche voi proverete la mia stessa indignazione. Ma ci tengo a precisare che questo non vuole essere in alcun modo un attacco verso lo sviluppatore. Il mio obiettivo è solo evidenziare delle dinamiche che secondo me sono problematiche e spiegare perché considero questo indie un insulto verso gli altri survival horror. Il 20 febbraio 2026 Welcome to Dolltown è uscito ufficialmente su Steam dopo una serie di peripezie e diciamo anche incomprensioni tra Steam e lo sviluppatore Bad Wish Games. L'uscita del gioco era inizialmente prevista per il 13 febbraio, ma Steam lo aveva bloccato, cambiando la data in ancora da annunciare. Lo sviluppatore, comprensibilmente irritato, ha persino pubblicato su Twitter l'email ricevuta da Steam per lamentarsi della situazione. Un secondo tweet pubblicato il 12 febbraio affermava che Steam non risponde ancora ai miei ticket e non fornisce alcun supporto, aggiungendo: sono sopravvissuto ad un tentativo di suicidio per questo gioco, ho lasciato il lavoro per questo gioco e sono qui a lasciare 80.000 persone che hanno il gioco nella lista desideri e 100.000 follower per questa merda. È straziante. Sostenete gli sviluppatori di giochi indipendenti, per l'amor del cielo. Avrei dovuto creare il mio gioco con l'intelligenza artificiale e aggiungere nudità infantile, capite bene cosa intendo perché non posso dire proprio quello, sarebbe stato approvato in pochi secondi. Molto curioso questo tweet, tenete a mente anche questo. Ho comprato il gioco su Steam a 9,59 € scontato e il prezzo pieno è di 12,79 € e pesa 11,1 giga. È davvero tanto per un videogioco che dura circa un'ora e mezza, ma va bene. Scaricato. Appena aperto il gioco la musica mi ha spaccato i timpani, ma nessun problema, si aggiusta il volume e via. Ci sono anche una selezione di lingue, tra cui l'italiano. E siamo fortunati che addirittura sono stati assunti traduttori madrelingua, come detto nella pagina Steam. Il gioco si apre con un avviso sui contenuti sensibili, invitando chi sta attraversando un momento difficile a parlarne con qualcuno e, se necessario, a contattare il telefono amico in Italia. Prendetevi cura di voi stessi, siete importanti. Da qui si deduce che il gioco tratta temi delicati ed è quindi un videogioco serio, non un meme. Il gioco inizia con la protagonista che raggiunge in bus la città di Dolltown per lavorare il suo primo giorno nel mini market Necostop, un negozio vuoto, senza clienti, visto che la città è abitata da bambole e non c'è nessuno in giro se non un bambino chiamato Frangin. Il bambino ci guida al luogo di lavoro e ci racconta la storia della città. La città lavorava per il signor Anabari, proprietario di una fabbrica di bambole più reali del vero, alcune delle quali sembrano proprio vive. Naturalmente, senza nemmeno specificarlo, i nemici principali saranno proprio questi manichini. Entrando nel negozio, tramite un cambio camera senza senso che fa spostare un manichino che bloccava la strada, raggiungiamo il retro del negozio. Qui si possono raccogliere due oggetti: una lettera di Madame Bobine, che non riesco a leggere, e il piedino premistaffa. Cosa? Cioè, non sai che cos'è il piedino premistaffa? Ma ovviamente è un sinonimo di piede di porco. Ma che domande! Cioè, ragazzi, vi ricordo che questo videogioco è stato tradotto da traduttori madrelingua assunti personalmente dallo sviluppatore. Volete metterli in dubbio? Qui c'è lo scontro contro il primo vero nemico, che ha le nostre stesse identiche movenze da wrestler. Io ho giocato col controller, ma sono comparsi per tutta la durata del gioco i tasti da utilizzare della tastiera. Tasto destro per stampa e tasto sinistro per bambole. Ah, ok, direi perfetto. Interagendo col freezer si scopre una bambola sorprendentemente realistica. Il bambino ci racconta la storia della ragazza, facendo partire un flashback in cui vediamo, in una sezione a scorrimento, la bambina del freezer chiamata Tsumugi e Mio, la figlia del signor Anabari. Vi faccio notare che comunque il nome Mio è preso dal gioco Fatal Frame, ma va bene. Le due giocano a nascondino. Tsumugi si nasconde nel freezer, dove perderà tragicamente la vita. Il bambino ci invita poi a raggiungere la scuola per scoprire di più sulla città. Noi, che ovviamente non abbiamo nulla da fare dato che non ci sono clienti nel nostro negozio, ci dirigiamo lì e scopriamo che la bambola della sorella del bambino, Mio, è sul bordo del tetto della scuola. La ragazza si è suicidata buttandosi giù a causa del bullismo subito a scuola. Io da questo punto del gioco ho sofferto di una noia indecifrabile.
Il bambino mi ha chiesto di raggiungerlo a casa di suo padre, ma manca un tasto al pannello per inserire il codice nel cancello. Mi metto quindi a cercarlo, usufruendo della utilissima e comodissima mappa, e trovo, davanti al tempio, una bambola mendicante a cui rubo 100 yen. Esploro il tempio, completamente vuoto e glitchato, e scopro un secondo nemico da affrontare totalmente a caso. In questo combattimento ho anche scoperto che è possibile fare una mossa finale di wrestling ai nemici, accompagnata da un audio di tifo super trash. Boh, raga, io sono senza parole. Cioè, commentate voi questa roba per me, vi prego. Mi sono messa a cercare il tastino per tutto il tempio e non c'era assolutamente nulla. Ma poi mi sono ricordata che avevo rubato 100 yen e potevo inserirli nella macchinetta Gashapon. Prima però c'è stato un incredibile combattimento contro la terza bambolina. Dalla macchinetta ricevo un Lego che posso inserire nel tastierino. Possiamo ora proseguire. Sapete che io sono un amante del survival horror, quindi do sempre un'occhiata in giro per vedere se c'è qualcosa da raccogliere, ma poi mi sono ricordata che il gioco è completamente vuoto e l'esplorazione è nulla. Entro in casa e affronto un altro manichino, spaventandomi pure perché ogni volta che mi avvicino a un nemico parte la musica da combattimento con un glitch audio iniziale che mi distrugge i timpani. All'interno di un'altra stanza trovo anche lei, la signora Anabari, che mi mette a terra diverse volte, prendendomi in giro facendo pure un balletto alla Fortnite sul mio cadavere. È stato umiliante. Comunque alla fine la batto semplicemente spammando attacchi e bloccandola all'angolo. Easy. Una volta battuta, Franjin ritorna spiegandoci che quella era casa sua e di suo padre, prima che quest'ultimo perdesse la testa dopo la morte della figlia Mio. Dopo la tragica perdita, il signor Anabari diventa ossessionato dal voler riportare in vita la figlia. Parte quindi una sezione in un cimitero con il padre, il cui modello è completamente fuori dal contesto del gioco, con un sorriso stampato in faccia. E io vi ricordo che lui dovrebbe essere devastato per la perdita della figlia, eh? Un'altra cosa che mi ha fatto morire da ridere in questo gioco è che ogni modello del gioco ha le stesse animazioni della protagonista. Quindi anche con il padre possiamo prendere a cazzotti ogni cosa che ci circonda. Ho fatto tutta questa sezione così perché mi faceva ridere. Tornando a casa, dopo aver raccolto i resti della figlia, il padre fa un rituale per tentare di riportarla in vita nella bambola. E funziona. Tornando al presente, ci troviamo davanti alla scuola. Dobbiamo entrare e parlare con la bambola di Mio sul tetto, che abbiamo scoperto essere tornata in vita per risolvere, le cose. Franjin ci consegna il pass del concierge, che non ho capito che diamine sia, per aprire tutte le porte della scuola. Tranne però, giustamente, l'entrata principale. Si entra quindi dal retro. Ora arriva la parte peggiore del gioco. Le camere interne della scuola sono fatte terribilmente, con punti in cui la visuale rotea pure più volte, rendendo l'esperienza nauseabonda. Non si capisce assolutamente come sia strutturata questa parte. Le camere sono fatte così male che rendono la sezione un labirinto, cioè un orrore. Dopo aver attivato la porta principale davanti all'armadietto di Mio, Franjin ci racconta cosa subiva la sorella a scuola. Ed ecco a voi la rappresentazione più trash e superficiale del bullismo, uno dei temi sensibili del gioco. Un gruppo di ragazze chiude Mio nell'armadietto e la prende in giro. Che imbarazzo, sembra scritto da un bambino di 5 anni, ma poi non mi spiego perché il modello di Mio nel flashback sia lo stesso della sua bambola sul tetto. Cioè, quindi lei è sempre stata una bambola? Non l'ho capito. In tutto questo non vi sto parlando delle texture del gioco, ma credo le abbiate notate tutti. Cioè, questa non è grafica in stile PS1. Sono texture fatte male e di bassissima risoluzione, basta. Esteticamente il gioco è brutto da vedere e pesa 11,1 giga. In un'aula troviamo un gruppo di manichini che bollizzano un altro a terra. Parte un flashback in cui giochiamo nei panni di Mio. Mio parla al concierge, che si scopre essere il bidello della scuola, dei suoi problemi a scuola. Lui le consiglia di parlare al preside, ma il preside è il padre di Reina, la leader del gruppo che la bollizza. Il bidello dice che ci proverà comunque. Mio comunque deve andare in classe. Devo trovare lo zaino che scopro essere nel cestino buttato lì dalle bulle. E sono stata fortunata a vederlo perché le camere sono fatte così male che addirittura nascondono gli oggetti con cui dovremmo interagire nello scenario.
Ma poi che cliché buttare lo zaino nel cestino dei rifiuti. Purtroppo o per fortuna mia, arriviamo alla fine del mio gioco. Dico mio, non la protagonista, perché sono incappati in un bug che non mi permette di continuare. Nel corridoio per raggiungere la lezione incontro il preside che ci prende in giro come la figlia, bla bla, chi se ne frega. Alla fine del dialogo non posso né muovermi né aprire il menu di gioco. Sarebbe dovuta partire una cutscene, ma nulla. Provo a chiudere e riaprire il gioco, dato che il gioco presenta checkpoint automatici, nulla. Ho provato a cambiare la lingua in inglese, nulla. Forse avrei dovuto ricominciare da capo, ma non ci penso proprio. Un gioco che non permette di essere finito non merita né il mio tempo né i miei soldi. E comunque lascio immaginare a voi come sarebbero finiti gli ultimi 20-30 minuti di gioco. Questo era il gameplay e la trama del gioco, almeno fino a dove sono potuta arrivare. Un gioco brutto, se ne vedono a migliaia però di giochi brutti. Il problema di questo gioco però è che non è solo brutto. Ora entriamo nella parte più critica che lo riguarda. Nel capitolo di prima non sono riuscita ovviamente a dirvi ogni singola cosa del gioco, ma penso abbiate notato che mancasse qualcosa rispetto a quello promesso per esempio nei vari TikTok. Prima di tutto, dove si trova l'icona di salvataggio manuale alla GTA come mostrato in questo TikTok? Il gioco nella versione completa dispone di un checkpoint automatico evidenziato da questo simbolo del cellulare in alto a destra. Dov'è il balletto della Macarena nel gioco finale? Forse questo è pure meglio che non ci sia a questo punto. C'è un TikTok sul profilo ufficiale che parla del fatto che nella modalità facile di Welcome to Doll Town la protagonista è accompagnata da 3 gattini, ma nel gioco non si può proprio scegliere la difficoltà, ergo nessuna modalità facile con alcun gattino. In un TikTok viene anche detto che sarebbe stato utilizzabile uno skateboard per muoversi in città. Nessuna traccia di questo. Addirittura aree di gioco sono state rimosse nel gioco finale. Lo streamer di videogiochi horror Exidis, durante una diretta dedicata a Welcome to Doll Town, ha criticato quella che ritiene pubblicità ingannevole del gioco. Ha evidenziato come nella pagina Steam ufficiale fossero presenti elementi poi assenti nella versione finale, tra cui la sezione dell'obitorio, mostrata anche in un TikTok, e una minimappa posizionata in basso a destra. Where is this room? This room doesn't show up in the game. Where's the minimap? Oh yeah, hold on, wait, let's go back here. Where's this minimap right here? Not the end of the world, I guess it's a minimap, I beat the game anyway. Dopo che queste mancanze sono state fatte notare in live, lo sviluppatore che stava seguendo pubblicamente la stream è intervenuto modificando rapidamente la pagina Steam. Look at this! Oh my god! Navigate abandoned streets, school corridors, and peculiar places! They actually changed it! So then they responded to the AI thing. The minimap is gone too? Hold on. They changed the clip! They changed the clip! Oh my god! Holy fuck, they changed the clip! That is wild. Good lord, man. A detta dello sviluppatore alcune cose sarebbero arrivate dopo. Ma in che senso dopo l'uscita del gioco? Ma scherziamo? Le linee guida di Steam richiedono che la pagina prodotto presenti contenuti disponibili al lancio o chiaramente segnalati come non ancora implementati. Se qualcosa viene mostrato e poi non esiste, il problema non è creativo, ma comunicativo, è volontario. Trovo inoltre assurdo che prima dell'uscita fosse possibile supportare il gioco effettuando una donazione minima di $99. In cambio veniva offerta una serie di outfit esclusivi ispirati ad altri videogiochi e anime, ma io dubito fortemente che abbia acquistato la licenza di tutti questi. Infatti lo sviluppatore non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione ufficiale riguardo questi. Questa strategia, fortemente basata sulla FOMO, ha contribuito a generare molto hype attorno al progetto. Oltre a questi outfit erano stati promessi ulteriori costumi. Sembra inoltre che alcuni utenti che hanno supportato il progetto non abbiano ricevuto tutte le ricompense che gli spettavano. Secondo questa recensione su Steam, infatti, mancano anche altri outfit. Un altro punto da discutere riguarda l'intelligenza artificiale. Strumento utilissimo, sì, ma anche estremamente problematico se viene usato senza trasparenza. Steam oggi richiede agli sviluppatori di dichiarare esplicitamente se e come viene utilizzata l'intelligenza artificiale nel processo di sviluppo. Nella pagina Steam di Welcome to Doll Town, questa è la sezione che parla di IA. L'IA è stata utilizzata solo in fase di prototipazione degli script durante la demo. Nella build finale non sono presenti immagini generate con IA. La traduzione è stata affidata a traduttori reali.
L'ultima affermazione possiamo assicurare che non sia reale, appurato almeno per la lingua italiana. È vero che non è possibile avere certezza assoluta delle altre due affermazioni, ma voglio giusto mostrarvi una serie di immagini che io e altri utenti riteniamo essere fatti con l'IA. Questo era il banner della pagina Steam circa un anno fa. Questo è invece il banner più recente presente su Steam. Viene dichiarato che ogni immagine è stata commissionata da artisti, tuttavia nessuno di questi è mai stato menzionato nei social dello sviluppatore. Queste sono le immagini degli achievement sulla pagina Steam e questa è la mappa di gioco. Il gioco, come detto prima, è uscito il 20 febbraio 2026. Il giorno seguente è stata pubblicata una patch assicurando che il gioco fosse, da quel momento, 100% ai free update, avendo rimosso 3 placeholders. Badate bene che le immagini mostrate prima sono ancora presenti nel gioco, oggi 7 marzo 2026 che sto scrivendo il video. Sulla pagina Instagram del gioco lo sviluppatore ha pubblicato immagini generate con IA. Pur essendo evidente che si tratti di contenuti con l'IA, non sono stati inseriti né hashtag né indicazioni sul loro utilizzo. In uno dei post sotto un commento di un utente che criticava l'uso dell'IA, in particolare nel contesto della scena indie, il creatore del gioco ha risposto: "Sono completamente trasparente sull'uso dell'IA e, al di là delle piccole immagini divertenti che tutti possiamo creare, per me è uno strumento che aiuta molto. Il gioco stesso è stato supportato dall'IA durante lo sviluppo e sono grato che questo strumento sia a mia disposizione. Se pensi anche solo per un secondo che nei tuoi giochi preferiti, persino quelli degli anni 90, non sia mai stata utilizzata alcuna forma di IA, saresti piuttosto ingenuo." Che commento particolare. Lasciamo ora da parte il problema marketing per parlare di qualcosa di ancora più serio. Io penso che quando si sceglie di presentare un'opera come horror psicologico, che sia un libro, un film o un videogioco, si accetti anche una certa responsabilità rispetto ai temi che si decide di trattare. Perché dal momento in cui inserisci elementi come suicidio, bullismo o trauma adolescenziale, non stai semplicemente usando un'estetica horror generica, ma stai parlando di esperienze reali che hanno un peso concreto. E proprio per questo quei temi richiedono una gestione consapevole, maturità, coerenza, oppure almeno una spiegazione chiara del perché hai scelto di trattarli in modo leggero, ironico o esagerato. Il punto non è stabilire cosa si possa o non si possa raccontare, perché penso che nei giusti modi si possa parlare di qualsiasi cosa, ma penso anche che quando si affrontano argomenti così delicati, il modo in cui li si racconta diventa parte del messaggio. Sulla pagina Steam di Welcome to Dolltown è presente una Mature Content Description che avverte della presenza di violenza, horror psicologico, riferimenti al suicidio, e il gioco inizia invitando anche a contattare il telefono amico in Italia in caso si passi un periodo difficile. Ma questo disclaimer, inserito all'inizio di un gioco che poi non mostra empatia, comprensione o anche solo un minimo di esplorazione e approfondimento della storia, lo fa sembrare solo un'appropriazione di certi temi per usarli come strumenti decorativi. Gli elementi della trama usati in questo modo risultano semplicemente superficiali, e quando elementi così pesanti convivono con mosse finali di wrestling e balletti alla Fortnite, viene spezzato costantemente il messaggio e la serietà del gioco. Il suicidio, il bullismo, i traumi in generale non sono solo pretesti narrativi per creare un'ambientazione più inquietante. Inserirli ignorando queste ovvietà, addirittura inserendo un avviso per contenuti sensibili, non è tutela del giocatore, è solo una morsa di marketing travestita da sensibilità. Ancora una volta questo dimostra l'immaturità del gioco e la sua incapacità a rappresentare questi argomenti. Il trauma non deve essere un'estetica di cui vantarsi sui social come TikTok, ma deve essere una responsabilità. 10.000 persone hanno aggiunto Welcome to Dolltown alla loro lista desideri e secondo la piattaforma Ko-fi 837 persone hanno supportato il gioco con una donazione. Alla data di uscita il gioco è stato accolto principalmente con recensioni negative, che evidenziano le varie problematiche già menzionate nel video. Lo sviluppatore Bad Wish Games è un singolo sviluppatore francese. Non si conoscono molti dettagli su di lui, se non che Welcome to Dolltown è il suo primo titolo e che un secondo gioco è previsto in futuro. L'autore non sembra particolarmente aperto alle critiche, anche se costruttive, rispondendo spesso in modo aggressivo. In questo tweet si lamenta del fatto che la gente abbia messo una recensione negativa dopo aver giocato meno di 20 minuti il suo gioco perché non riescono a passare il primo puzzle.
Forse se così tanti utenti non riescono a passare il primo puzzle, non è una coincidenza. Qui si lamenta del fatto che un altro sviluppatore ha buttato merda su di lui, specificando che gli outfit promessi non sono bloccati dietro un paywall, ma sono ricompense esclusive per chi dona per completare il suo gioco nel modo più fashion possibile. Se non si vuole donare, non donare. Qui un utente esprime la sua poca fiducia nel gioco. Avendo notato asset fatti con l'IA, il gioco a lei risulta pigro. Inoltre è un po' dubbia sull'uso di altre IP horror nel gioco. Lo sviluppatore risponde che non c'è IA nel gioco e gli outfit sono limitati a chi dona per supportare. Navy risponde che non è consigliato mettere dietro un paywall IP di altri giochi horror per evitare conseguenze legali serie. Lo sviluppatore conclude dicendo che per il tuo bene smetterei di fare later sui social, ma lei non aveva detto nulla di così problematico. E ce ne sarebbero tantissime altre di risposte, vi basta vedere nel suo Twitter, però volevo mostrarvi giusto queste qui. Trovo anche divertente il fatto che prima pubblicizza il suo gioco come simile a Silent Hill F, per poi lamentarsi se le persone si riferiscono al suo gioco come il Silent Hill F di Temu, tirando addirittura fuori la victim card dicendo che un singolo sviluppatore indie non ha un budget da 25 milioni e lavora 35 ore a settimana su questo gioco. È già difficile di per sé, ma quando la gente critica apertamente lo è ancora di più. Fino al 21 febbraio lo sviluppatore pubblicava quasi quotidianamente aggiornamenti sulle novità e le aggiunte del gioco, ma curiosamente dal 22 febbraio invece sui suoi social è calato un silenzio totale. Welcome to Dolltown è un disastro totale, un videogioco spinto solo da hype e FOMO senza alcuna qualità tecnica o narrativa. La gestione dello sviluppo è vergognosa. Poca trasparenza sull'IA, pubblicità ingannevole e temi sensibili trattati come semplici decorazioni, banalizzati al massimo. Le risposte aggressive dello sviluppatore peggiorano solo le cose, dimostrando zero rispetto per il pubblico e per l'industria indie. Questo titolo è un insulto agli sviluppatori indie seri che cercano di innovare e raccontare storie con passione. Welcome to Dolltown non mostra passione, solo la voglia di fare soldi senza alcuno sforzo. Prendetelo come esempio lampante su come non creare un videogioco e come non gestire un fallimento. Per chi vuole giocare un survival horror stile PS1 con le bambole fatto davvero molto bene, io vi consiglio Alisa. E non è una sponsorizzazione, voglio solo farvi capire la differenza tra un buon titolo indie e una totale perdita di tempo. E voi cosa ne pensate? Avete avuto la fortuna di giocare la demo o il gioco completo di questo gioco? Ne avete mai sentito parlare? Lo avete visto su TikTok o Instagram o Twitter? Spero vi sia piaciuto questo piccolo video inchiesta. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi per non perdervi tutti i miei futuri video e lasciate punti hype per supportare il mio video. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!